Quando si parla di telefoni, spesso una funzione di cui si parla molto è la loro fotocamera, ma quanto può essere buona la fotocamera dell'ultimo telefono uscito dalla Xiaomi? Stiamo parlando del Note 10 Pro, che monta la stessa fotocamera del Mi 11. Era già da tempo che cercavo uno smartphone che mi permettesse di fare ottime riprese. Avevo identificato Xiaomi come uno dei migliori brand. Le riprese effettuate con i dispositivi di questa compagnia erano equiparabili a quelle degli iPhone e i suoi telefoni costavano molto meno. Avevo messo i miei occhi su un Note 10 Pro usato, quello con 5 camere, uscito qualche anno fa. Say hello to the global debut of Mi Note 10. 108 megapixel. There's unlimited ways to shoot with the Pentax camera. Ecco, una cosa che mi confonde molto è la lineup della Xiaomi. Abbiamo telefoni che hanno lo stesso nome, telefoni che hanno la stessa fotocamera e telefoni che non hanno la stessa fotocamera, non hanno lo stesso processore, ma si trovano comunque all'interno della lineup. Quindi comprare un telefono Xiaomi è veramente difficile. E oggi vi spiegherò perché ho scelto di comprare proprio questo. Ora, potrebbe non essere ancora uscito questo telefono nel momento in cui state vedendo questo video. Questo telefono infatti viene dalla Spagna, è arrivato in anteprima da me, non dalla Xiaomi stessa, ma da un rivenditore autorizzato, Gobu. Se volete vi lascio il link in descrizione. Nel caso in cui invece sia uscito troverete il link classico di Amazon, da cui potrete andare a vedere le specifiche e decidere se comprarlo o meno. Perché ho scelto questo telefono piuttosto che il Note 10 Pro vecchio? Innanzitutto, come ho detto all'inizio, monta la stessa esatta fotocamera del Mi 11, che è una fotocamera più evoluta rispetto a quella del Mi Note 10 Pro che abbiamo visto qualche anno fa, che era una Samsung MX sulla principale. Qui abbiamo una Samsung M2 sulla principale, leggermente meno luminosa ma compensa dal punto di vista software. Partiamo dal lato foto, così ce lo togliamo di mezzo, perché è quello su cui io non mi concentro, non è qualcosa che faccio normalmente. Sì, mi capita di fare delle foto magari per Instagram o per i social, ma non mi importa del fatto che qui ci sia una fotocamera da 108 megapixel. Ma passiamo al lato video, che è quello che più mi interessa e credo più interessi anche a voi. Prima di tutto, stabilizzazione. Io non avevo personalmente mai usato un camera phone prima d'ora, un telefono in cui la fotocamera è così potente. La mia camera pesa circa 300 grammi ed ha un sensore stabilizzato, ma in qualche modo riesco ad ottenere delle cose più fluide da questo telefono qui, che è molto più leggero e molto più maneggevole, non ha neanche un grip. C'è anche la possibilità di stabilizzare ulteriormente attivando l'opzione video stabile, quindi una stabilizzazione digitale ulteriore, ed è molto stabile, funziona benissimo, ma non è pensata per riprese in movimento, non è pensata per quando corriamo, perché in quel caso inizia un po' a fare casini ed è meglio utilizzare la stabilizzazione che già abbiamo qui dentro. La lente di cui la stabilizzazione preferisco è l'ultra wide angle, perché è veramente ultra stabile. Adesso vi metto in comparazione una ripresa in cui io corro con la camera principale stabilizzata e una in cui io invece ho l'ultra wide angle, e capirete subito perché è la camera che preferisco usare. Al buio la ultra wide angle non si comporta benissimo e inoltre non ci permette di girare a 1080p 60 fps, quindi c'è un piccolo compromesso, ma se volete dei video stabili quella è la camera migliore. Persino la camera frontale è ottima, sia per quanto riguarda il video sia per quanto riguarda le foto. Si può usare tranquillamente per le videochiamate o anche per inserire un piccolo momento in cui vogliamo raccontare qualcosa all'interno di un vlog. Ovviamente rimane molto migliore la camera posteriore, ma i colori sono comunque molto simili e la qualità non si va a degradare troppo. Secondo me quindi è utilizzabile appunto per selfie, videochiamate e piccoli video.
Parliamo quindi proprio dei video al buio. Come si comporta a filmare al buio? Beh, è un telefono, quindi non benissimo, ma comunque per essere un telefono molto bene, specialmente se utilizziamo una camera di terze parti come la Google Cam, che è possibile effettivamente installare su questo telefono senza troppe difficoltà e che ci permette di fare delle foto e dei video al buio molto migliori. Ovviamente aggiungere app terze, lenti, adattatori e tutte queste cose qua va a rendere il nostro setup più completo ma anche più complesso. Quindi è un qualcosa da considerare se il motivo per cui noi abbiamo deciso di filmare su un telefono i nostri video è essere veloci. Quindi magari ci può essere utile poter attaccare il nostro telefono su un treppiede, ma non andiamo a costruire una cinemacamera a partire da un telefono, perché non c'è necessario. La praticità di un telefono è proprio essere mobile. Ed a proposito di cinemacamera e professionalità, c'è una modalità Pro su questo telefono che ci permette di filmare sempre fino a 4K a 30 fps, ma ci permette di utilizzare un effetto cinematografico, di avere una verifica dell'esposizione, ovvero un peaking, e avere anche addirittura un vero e proprio focus peaking, che non è cosa da poco su un telefono e anzi su molte camere tuttora non c'è. Altra caratteristica super interessante della modalità Pro del Mi 10 Pro appunto è il fatto che, al di là di andare a regolare tutte le impostazioni che vogliamo regolare, possiamo girare il log. Il log è una modalità che su questo telefono è bloccata ai 4K a 30 fps dalla camera principale, ma ci permette di ottenere un'immagine molto piatta dalla quale possiamo partire a fare una color. Adesso vi mostro com'è l'immagine e un esempio di color che si potrebbe fare per ottenere dei colori televisivi o cinematografici. Come state vedendo, per essere un telefono il range dinamico che riusciamo ad ottenere dal log è ottimo, è molto buono. Infatti è una modalità che mi vedrò usare molto spesso. In conclusione, quindi, questo che è pur sempre un telefono che noi portiamo ovunque ci permette di fare dei filmati davvero straordinari, ed è un tool per lo storytelling che non va affatto sottovalutato. Spesso si sente dire che la migliore camera che esiste è quella che abbiamo sempre con noi, ma questa volta davvero, perché il Mi 10 Pro, specialmente per il prezzo, è uno dei migliori telefoni a livello di fotocamera e di performance video che si possa trovare attualmente sul mercato, e ve lo consiglio molto. Vi ricordo ancora una volta che se siete interessati ad acquistarlo, qui in descrizione potete trovare un link affiliato che vi permette di sostenere il mio canale senza pagare nulla di più, e che se questo tipo di video vi è piaciuto dovreste rimanere sintonizzati, perché con questo telefono racconterò molte nuove storie su questo canale. Quindi ci vediamo presto con video dal Note 10 Pro.